Ragazzacci, buona giornata, come va tutto? Allora, sbarbatina di oggi, oggi sabato, faccio un po' di lavoretti in casa, sono appena fatto la doccia e c'ho un pochino di tempo, la moglie è andata via, mi ha lasciato il bagno tranquillo, allora oggi approfitto e rifacciamo una sbarbatina con questo sciavetta con Lame Artist Club. Questo è l'originale Fitter. Vabbè, però ragazzi, se volete avvicinarvi allo sciavette, sicuramente questo è un ottimo rasoio. Potete comprare anche il clone cinese o lo trovate su Amazon Italia. Ultimamente erano finiti, ma sicuramente li riportano se non volete aspettare tanto tempo dalla Cina, e vanno benissimo. E se comprate gli originali della Feder, state attenti perché ci sono diversi modelli. Questo è l'SS, che è quello che in teoria fa uscire un pochino meno la lametta. Poi dipendendo anche dal tipo di lamette che comprate, ci sono quelle con più o meno esposizione della lama, sì che fate attenzione anche a quello. Non ho mai provato queste lamette, sempre usavo le Feder, però ne ho sentite parlare molto bene. Queste sono le Capitan Titan Mild. Proviamole, queste sono senza guardia, Io vi consiglio, se è nuovo il pacchetto, guardate, vi consiglio, se state iniziando, di comprare quelle con i dentini, con la guardia. Queste si tirano fuori così, lo sciavette ha la molletta che si apre, si appoggia la lametta, si fa scorrere, si chiude, guardate. Sì, effettivamente questa Mild immagino che ha poca esposizione, perché vedo che sta uscendo veramente poco dalla lama. Le Feder che stavo usando, le Pro Guard, mi sembra che usciva di più la lama. Allora fatemi mettere via le lamette. Saponcino di oggi, ragazzi, questo è uno Zingari del 2020, vedete c'è la data fatta a mano di produzione. Questo venne fatto in onore di tutte le persone che lavorano in ambito medico. È veramente una bella opera, parte del ricavato sicuramente è stato donato. Allora, la profumazione è un agrumato molto gentile, molto delicato. A me piace. Allora, come al solito, tiriamo fuori la ciotola dall'acqua. Fatemi togliere tutta l'acqua, sennò poi non so calcolare quanta acqua usare. Il sapone è una pasta leggermente dura. La mettiamo qua nella ciotola, come sapete è mia abitudine, con un pochino di acqua tiepida, e la ciotola che è tiepida la aiuto a sciogliere il sapone, così faccio prima a montarlo. Ormai mi sono abituato così, ragazzi, mi ci trovo bene, ci prendo quasi sempre anche la quantità di acqua, però ognuno di voi montate il sapone come volete. Se vi piace montarlo in faccia, montatelo in faccia, non c'è nessuna differenza alla fine. Se ben montato, qualunque metodo va benissimo. Questo semplicemente permette di non strisciare tanto il pennello in faccia, perché vedete il sapone ormai si è sciolto, che faccio molto veloce a montarlo. Pennellino di oggi Semoj, misto tasso maiale, manico arancione. Come siamo in ambito agrumato, specialmente arancio, ci sento come profumo di arancio il sapone. Allora andiamo con manico arancione. Non ho l'after di questo sapone, che userò questo Summer Break. Questo è Cannonball, che è un agrumato che io ci sento l'arancio. Non so se c'è l'arancio, non ho mai visto la piramide, ma io ci sento un tocco di arancio speziato, veramente buono. Allora vedete che il sapone si inciotola bello sciolto, come ammontato velocissimo, con poche gocce di acqua in più da quelle che ho usato per scioglierlo. Mi sembra che ci siamo come punto di acqua, lo vedo bello lucido, si è sciolto tutto. Profumazione delicata, ma veramente mi piace. Magari un po' estiva.
Vedete, questo è un sapone che ha 2 anni, se ben conservato, ragazzi, che non ci sia umidità nel sapone, sta in perfette condizioni il sapone, durano anni, anni, anni. Ho dei saponi, un sapone in particolare di Adrian Evans, credo che è 2015 o 2017. Quando uso sciavette o mano libera normalmente lo faccio un pochino più acquato il sapone, mamma mia, rispetto magari al DE dove non mi importa tanto, perché con lo sciavette mi trovo meglio se il sapone è un po' più liquido, che faccia scorrere bene la lama, che se lo lascio molto grosso magari a volte sento che la lama si frena un pochino. Allora, caldatina alla lama, perché a me non mi piace, ragazzi, l'acciaio freddo in faccia, e incominciamo. Questo tipo di rasoio rispetto a lo sciavette che usa le mezze lamette, secondo me anche con le lame senza guardia è molto più facile da usare rispetto allo sciavette, quello con la lama piccolina, con le lame da 43 mm, mi sembra staccata a metà o intera. Perché queste lame assomigliano un pochino di più al mano libera. Nonostante siano ben affilate, però sono un pochino più grosse come spessore e sono più lunghe, sicché è un pochino più difficile tagliarsi, conficcarsele in faccia. Vedete il vantaggio che vi dicevo anche l'altro giorno, che anche col DE si può usare, di stirare la pelle, permette, specialmente con mano libera, sciavette, di non dover fare la curva. Allora, queste lamette, vi sono sincero ragazzi, non mi stanno facendo impazzire, e vi spiego perché come escano meno fuori tagliano bene, però escano meno in fuori dallo sciavetto, mi stanno obbligando a usarla di una forma che non sono abituato. Guardate, tirando anche qui come sono riuscito a fare tutta la curva. L'importante, ragazzi, è mano leggera, e vi dico, con questo strumento è veramente più difficile tagliarsi rispetto allo sciavette normale. Se poi usate le lame con guardia è ancora più difficile, perché quei dentini servono proprio per aiutare magari chi sta iniziando e tende a pigiare. A non conficcarsi la lama nella pelle. Comunque io, che per esempio non sono molto addestrato con questi strumenti, questo con le lame Artist Club è quello che mi risulta più facile, che mi stressa meno, diciamo, da usare. Vedete che anche parlando
sono riuscito a togliere la barba. Allora, se state iniziando con lo sciavette, io vi suggerisco le prime volte, se siete riusciti a farvi il lato del pelo, fermatevi. Se volete andare più profondi, le prime volte non importa, prendete un die e vi fate il traverso e il contropelo con il die, perché la parte del lato del pelo è relativamente facile, però ora il traverso e il contropelo con questo strumento, dove secondo me si richiede un pochino più di mano, che magari le prime volte, prime 3-4 volte, fatevi solo il lato del pelo, prendeteci bene la mano prima di avventurarvi nel fare traverso e contropelo, così evitate magari di tagliarvi, prendere il più possibile la mano. E un consiglio, ragazzi, senza la lametta insaponatevi la faccia e usando il solo rasoio vi togliete il sapone, così imparate un pochino, vedete le posizioni, come prendere il rasoio. Sotto la gola non c'è verso, almeno io non mi so fare il traverso. Quello che faccio è che mi passo 2 volte lato del pelo, così quando dopo devo fare il contropelo trovo meno pelo possibile e mi aiuta. Cercate di prendere il rasoio più vicino alla lametta possibile, secondo me c'è più controllo che prenderlo in fondo, tenere la mano più vicino possibile. Inclusive io penso che questo angolo è stato fatto per mettere in alcune posizioni il pollice qua. Comunque cercare di prenderlo più vicino possibile alla lametta, almeno a me, vi dico la verità, mi aiuta a avere più controllo sulla lama. Poi se vi trovate bene lontani, ragazzi, tenetelo lontano però. Vi dico, tenere la impugnatura vicino alla lametta aiuta. A posto, sono praticamente liscio, solo un tocchettino qui sotto mi manca, facciamo un pochino appena di contropelo, ma ragazzi già ci siamo. Buona la profumazione di questo sapone, peccato non l'hanno ripetuta. O almeno degli zingari che ho provato non l'ho risentita, magari ce l'ha qualcuno che non ho provato. Allora, contropelo, mano leggera, cercare di stirare il più possibile la pelle,
cambio mano, ora con la sinistra faccio l'altra parte. Liscissimo. Qui sul mento preferisco andare con la destra. Io ragazzi direi che ci siamo, avete visto che anche un imbranato come me con mano libera e con lo sciavette riesce a usare questo strumento che è più facile ragazzi che lo sciavette normale, sicuramente è un'ottima opzione per iniziare. Allora, sciacquatina. Diamo saponatina e diamo una botta di allume. Sapone in tutto il bagno come mia abitudine. Fatemi dare una sciacquatina al lavandino che barba di 2 giorni oggi si vedeva. Prendiamo l'allume. Visto che sono entrati nuovi iscritti al canale, vi ringrazio. Molti ancora mi domandano perché metto il sapone prima dell'allume, perché in questo modo l'allume porta via come la parte saponosa e lascia, diciamo, la parte grassa del sapone sulla faccia, e così con l'allume non mi risecca la pelle. Allora, in qualche punto vi sono onesto, sì, sentite un pochino di bruciare, deve essere che in qualche parte ho tolto un pochino di pelle, però insomma ragazzi, almeno per ora punti rossi non ne ho visti, tagli non me li sono fatti, e la sbarbata avete visto che è stata molto rilassante perché ho parlato tutto il tempo, cosa che quando uso normalmente lo sciavette, quello con la mezza lama, non faccio perché ho bisogno di stare più concentrato. Sicuramente è un'ottima opzione, vi ripeto, se volete avvicinarvi allo sciavette, anche a mano libera magari, usare questo strumento. Vi dico, con le lame e quelle con la guardia è ancora più facile. Allora, abbiamo un'asciugatina. Direi che un buon risultato ragazzi, mi sento bello liscio, il sapone così con l'allume mi ha lasciato la pelle gommosa. Mettiamo un pochino di after per finire la sbarbata. Allora, sento bruciare appena in qualche puntino, ma veramente poca roba, quasi come quando uso qualche die un pochino più aggressivo. Vedete che la sbarbata ragazzi è andata veramente bene, e vi ripeto, non è che ho molto tempo usando questi strumenti, perché io usavo solo die da quando all'incirca la pandemia, sarà 1 anno e mezzo che ho cominciato, 2 anni con sciavette e mano libera. Però ragazzi funzionano veramente bene, queste Artis Club sono molto
piacevoli, perlomeno su di me, e vi dico, molto più difficile tagliarsi. Vedete che il rasoio si smonta per poter pulirlo, che è molto igienico, anche facile da usare, vedete, si lava e poi è molto facile, c'ha dei pin, si appoggia e si richiude, e poi la lametta si mette dentro a molletta. Semoce, ragazzi, tanta roba, ottimo come pennellino. Beh, questo sapone, ragazzi, ve l'ho fatto vedere, ma purtroppo non credo che sia in commercio. E qui dice, infatti, guardate, c'è la profumazione, non l'avevo vista, citrus, pineapple, cucumber, roba citrica. Io ci sento l'arancia parecchio, ananas e cucumber che è pepino, come si chiama il pepino, il cetriolo, mi sembra, no? Cetriolo, non so se ho sbagliato. Guardate, qui mi sono un pochino pizzicato, sentivo infatti un pochino bruciare quando ho fatto il traverso con la destra di qua, infatti mi rimane un po' scomodo. Comunque una scemata. Per il resto, ragazzi, la sbarbata veramente ottima. E buoni questi prodotti della Summer Brick, un pochino mentolato l'after, però spettacolare, anche la profumazione è buonissima, ci sento io un agrumato speziato, veramente ottima, il legnoso, non speziato, scusate, legnoso, un agrumato legnoso. Va bene, ragazzacci, allora sbarbatina di oggi fatta, più che altro l'ho fatta perché ho visto che molti di voi si stanno avvicinando allo Sciavette e volevo farvi vedere questo qua, questo con l'Artist Club, anche se mi sembra che c'è già un altro video che avevo fatto con le lamette con la guardia. Questo l'ho fatto senza guardia. Comunque vedete che veramente ottimo, a parte qui appena puntino, però per il resto eccezionale e anche un buon risultato, ragazzi, vi dico, sono abbastanza liscio, direi praticamente BBS, non sentite al tatto, non si sente la barba. Va bene, vi lascio, dai, se no le faccio troppo lunghe. Ci sentiamo alla prossima.